A che serve la curcumina? Allora, la curcumina praticamente è un integratore alimentare che deriva dalla curcuma e oltre ad avere, diciamo, un alto contenuto in principi nutritivi fondamentali come vitamine e sali minerali, ha un principio molto importante che è contenuto nella curcuma, che è la curcumina, e questa curcumina praticamente svolge importanti funzioni antinfiammatorie, antidepressive, anticancerogene, eccetera. Ma la funzione importante che a noi ci interessa è la funzione del dimagrimento, in quanto la curcumina ha un'azione importante proprio sul tessuto adiposo. Il tessuto adiposo, che una volta si pensava e si descriveva nei testi di fisiologia umana essere un tessuto inerte, oggi in realtà il tessuto adiposo si è dimostrato essere un organo metabolico, o meglio endocrino a tutti gli effetti, ossia in grado di rilasciare all'interno del sangue, quindi con funzioni generali, e nei tessuti viciniori con funzioni paracrine, quindi quando interessa le cellule viciniori, liberare delle sostanze che svolgono determinate funzioni sullo stesso tessuto e su organi come il cervello. Libera la adiponectina. La adiponectina è una sostanza in grado praticamente di favorire lo scioglimento da parte delle cellule adipose del grasso. Quindi quando io assumo la curcumina fa liberare da parte del mio grasso questa sostanza che normalmente produce questo organo endocrino che è il tessuto adiposo, che è la adiponectina, che è quella che fa sciogliere il grasso. Quindi uno che mangia come un altro, la stessa quantità, c'è uno che libera più adiponectina e quindi è più energico, più attivo, quello che mangia diventa energia perché le cellule adipose rilasciano acidi grassi, vanno incontro al fenomeno della lipolisi, dando acidi grassi che attivano la macchina metabolica del mitocondrio che produce energia in modo aerobico ossidativo in presenza di ossigeno, per questo la respiriamo, perché libera la adiponectina. La curcumina favorisce questa funzione. In più la curcumina ha una funzione molto importante perché praticamente rende sensibile il cervello alla leptina, un'altra sostanza che libera il tessuto adiposo. Quella resistenza all'insulina è considerata praticamente, alla leptina, è considerata il fattore che fa diventare delle persone praticamente super obese, quindi quelli che arrivano a pesare 300-400 kg sembrerebbero che mangiano in continuazione, non si saziano mai, sembrerebbero quelle persone, che sono stati fatti degli studi su super obesi, e se visto questo non so in quale popolazione, mi pare un pool iraniano o persiano, insomma, e si è stato visto praticamente che erano insensibili alla leptina, quindi non si induceva mai lo stimolo della fame. Aumentando la sensibilità alla leptina aumenta il senso di sazietà, e quindi quando uno dice bello grasso e sazio praticamente ha questa inibizione, ha questa sensibilità alla leptina che blocca lo stimolo della fame. Questi due effetti immediati già sul tessuto adiposo sono per noi, diciamo, importanti. Poi la curcumina, appunto, oltre ad aumentare questo senso di fame con la leptina e aumentare praticamente l'attività della adiponectina e quindi della azione dimagrante perché brucia il grasso, svolgerebbe anche altre importanti funzioni come sulla cellulite, perché sembrerebbe che tende praticamente a migliorare la circolazione sanguigna e quindi il sistema circolatorio e quello linfatico, diminuendo l'accumulo dei fastidiosi cuscinetti adiposi e quindi la fastidiosa formazione della buccia di arancio. Inoltre tende a migliorare i livelli di glicemia e migliora anche il livello del metabolismo degli zuccheri introdotti con la dieta. Purtroppo c'è una signorina che non capisce. In tal modo si evita che si hanno continui picchi glicemici che possono essere responsabili, il famoso picco glicemico postprandiale, responsabile dello stimolo della fame. E questo portano, diciamo, questi picchi glicemici, oltre a indurre la fame, ad alti livelli di insulina a condizioni di iperinsulinemia. Lo sappiamo che l'iperinsulinemia è una conseguenza dei picchi glicemici postprandiali, ampiamente spiegato da Barry Sears. Aumenta inoltre questa iperinsulinemia la produzione di prostaglandine infiammatorie e attiva i processi lipogenici, cioè di aumento della produzione di grasso.
La curcumina inoltre è consigliata anche per evitare i gonfiori dei cibi, dei tessuti, in particolar modo delle gambe, legate alla fermentazione dei cibi che riduce. Quindi questo avviene proprio perché la curcumina favorisce la secrezione della bile. Infatti molti preparano la curcuma e lo zenzero insieme al limone per avere questo effetto. La nostra curcumina viene addizionata allo zenzero e al pepe nero proprio per aumentarne l'effetto e avere la stessa efficacia che hanno molti che uniscono il succo di limone con curcuma, che però non ha i livelli di curcumina, che è il principio attivo, e praticamente dello zenzero. Noi invece col pepe nero, la curcumina e lo zenzero otteniamo degli effetti di altissima efficacia di quanto prima esposto. Gli altri effetti anticancerogeni, antidepressivi eccetera non li andiamo a sottolineare perché noi adesso siamo attenti all'effetto della curcumina sul dimagrimento. Adiponectina aumentata sensibilità alla leptina, riduzione del gonfiore dei tessuti legati alla fermentazione dei cibi perché migliora la funzionalità epatica e la produzione di bile, riduzione dell'accumulo praticamente dei tessuti della cellulite. Va bene? Penso così di aver dato un rapido excursus di quella che è la funzione della curcumina, che uno deve prenderla sempre a stomaco pieno e preferibile durante i due pasti principali, quelli del pranzo e quello della cena.